tutorial di oggi andiamo ad usare questo tubolare della MAF. Ogni gomitolino è da 50 grammi per 60 metri, è poliestere e nylon. Il mio colore è un colore di rosa, vedete, glitterato, ed è il numero 06, quindi se vi piace il mio colore potete tranquillamente andare ad acquistare lo 06. Uncinetto 5 nel mio caso, ma voi ovviamente fate le vostre prove. E per la borsa oltre a 4 gomitolini, quindi 200 grammi per realizzare la borsa, ho utilizzato anche 2 anelli apribili e una chiusura magnetica, quindi un bottone magnetico da 1 centimetro, però la misura la potete scegliere voi, potete mettere anche quello da 2 centimetri. I materiali per questa borsa sono stati offerti da Edila Ciliacrea, quindi nel box informazioni io vi metto i link se la volete realizzare con questo filato, che è un filato molto leggero, veramente leggerissimo, è una rete in realtà, vedete, è una rete, eccola qui, ve la faccio vedere un po' più da vicino, che ha tutti questi glitter all'interno, è leggero ed è molto morbido, quindi lavorarlo sarà veramente un piacere. Passiamo adesso al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con 24 catenelle che in centimetri sono circa 17 centimetri. Adesso per la prima riga lavoreremo delle maglie basse. Io entro, invece di entrare sulla parte superiore, vedete, entro sempre sull'anellino retro e lavoro una maglia bassa in ognuno di questi anellini. Ho un totale di 24 catenelle, quindi a fine riga avrò 23 maglie basse. Lavorate le nostre maglie basse, abbiamo un totale di circa 17 centimetri di maglie basse. Come potete vedere, guardate, questo filo è molto, vedete, è praticamente elastico, ma è molto leggero più che altro, quindi essendo leggero ed elastico, vedete, tende ovviamente ad arrotolarsi e quindi fa questo effetto. Adesso quindi non tirate troppo il lavoro. Adesso guardate, io entro in questa maniera qui e tiro già la mia codina, così avrò già una parte del lavoro fatta. Adesso abbiamo lavorato una riga di maglie basse, una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo il nostro punto finto nocciolina. Entro nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Adesso filo sull'uncinetto, entro nella prossima, carico il filo, scarico un filo, filo sull'uncinetto, ne scarico 2, filo sull'uncinetto, ne scarico altri 2 e in quella dopo una maglia bassa. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico il filo, scarico un primo filo, filo sull'uncinetto, ne scarico 2, filo sull'uncinetto, ne scarico altri 2 e di nuovo nel prossimo una maglia bassa. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico il filo, scarico un primo filo, ne scarico 2 e ne scarico di nuovo 2 e nel prossimo maglia bassa. Dall'altra parte, vedete, avremo praticamente realizzato quello che sarà il nostro finto punto nocciolina. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire ovviamente per tutta la riga, quindi di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico, scarico un primo filo, ne scarico 2 e di nuovo 2 e nel prossimo maglia bassa e proseguiamo in questa maniera fino alla fine. Se abbiamo lavorato correttamente, nell'ultima maglia dovremo lavorare una maglia bassa, perché iniziamo con una maglia bassa e terminiamo con una maglia bassa e questo, vedete, sarà il risultato. Adesso una catenella e giriamo il lavoro. Noi dobbiamo sempre alternare. Qui andiamo a tagliare, tirate un po', io l'ho portato già con me, quindi vado a tagliare questa codina e adesso in ogni riga, quindi in ogni maglia bassa della riga, lavoreremo una maglia bassa, quindi vedete una maglia bassa su ogni punto, tutta la riga sarà maglia bassa, quindi per tutta la lavorazione si alternerà un punto finto nocciolina e un punto di maglie basse e andiamo a proseguire fino alla fine. Terminato, guardate, il nostro lavoro si presenterà in questa maniera qui. Adesso abbiamo in centimetri, vi faccio vedere,
circa 19 centimetri, quindi come potete vedere il lavoro va a stendersi, quindi calcolate, e avremo 2, 4, 6, 8, 10 e 11 noccioline. Adesso dobbiamo proseguire sempre alla stessa maniera, una catenella. Se qui abbiamo lavorato la riga di maglie basse, adesso iniziamo con la riga di punto finto nocciolina. Entro nella prima e lavoro una maglia bassa, filo sull'uncinetto, entro in quella dopo, carico, scarico un solo filo, poi ne scarico 2 e poi ne scarico altri 2 e di nuovo in quello dopo una maglia bassa, di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel prossimo, scarico prima un filo, poi ne scarico 2 e poi ne scarico di nuovo 2, entro nel prossimo e lavoro maglia bassa. E quindi andiamo ad alternare sempre un punto di maglia alta e un punto di maglia bassa fino ad arrivare a fine riga. Terminata la nostra riga, di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e adesso di nuovo dobbiamo lavorare la riga di maglie basse, quindi in ogni maglia una maglia bassa, quindi anche sul punto della nocciolina noi lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui. E adesso non si fa altro che andare a proseguire sempre alla stessa maniera, alterniamo una riga di punto finto nocciolina e una riga di maglie basse fino ad arrivare all'altezza che ci occorre. Allora, io sono arrivata alla prima parte dell'altezza, devo andare a proseguire ovviamente, ma voglio farvi capire come andare a realizzare anche delle misure diverse. Allora, questa struttura di borsa, la masa, si realizza in genere con 3 mattonelle quadrate, quindi possono essere realizzate sia in tondo, quindi mattonella granny e così via, o semplicemente delle mattonelle quadrate come l'ho fatta adesso. Quindi è importante avere la stessa misura di larghezza ovviamente e di altezza. Vedete, in questo caso è molto semplice perché noi abbiamo fatto questo punto finto nocciolina, abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 e 11 e avremo, guardate, anche in altezza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi in questa maniera io ho realizzato praticamente questo quadrato di 20 20. Quindi che cosa significa? Che adesso, a meno che io non voglia realizzare delle mattonelle e quindi realizzarne 3 uguali, io che cosa andrò a fare? Andrò praticamente a sviluppare in altezza queste 3 mattonelle. Quindi se ho realizzato una mattonella 20 per 20, vado a proseguire realizzando un doppio, quindi un'altra mattonella 20 20 e un'altra ancora 20 20, che dopo andrò a ripiegare. Quindi significa che ho realizzato 11 righe di punto eco nocciolina più quelle di maglia alta, quindi andate a calcolare quante righe, andrò a continuare per altre 20 e per altre 20. Nel nostro caso ho lavorato 22 righe alternando una riga di punto finto nocciolino e una riga di maglia bassa in totale, più ovviamente la prima riga. Adesso questa prima riga di maglia bassa noi la andremo soltanto a replicare alla fine della lavorazione, quindi dobbiamo andare a ripetere altre 44 righe alternate di punto finto nocciolina e maglia bassa. Quindi adesso vado a proseguire e poi ovviamente vi dico l'altezza, la larghezza sarà sempre la stessa, vi dirò l'altezza in centimetri. Lavorate le nostre 33, vedete, righe di punto finto nocciolina, avremo questo risultato. Quindi praticamente avremo un triplo di mattonella iniziale. Quindi, come vi ho spiegato, la mattonella iniziale, che sarà di 11 noccioline di larghezza e 11 di altezza, noi la replichiamo per 3 e quindi abbiamo 33 righe totali di righe di noccioline. In totale ho 66 righe. Ovviamente termineremo con la riga di maglie basse, quindi avremo un totale di 67 righe quando andiamo a completare con la riga di maglie basse. Adesso non dobbiamo fare altro che un giro di maglie basse in ogni riga corrispondente. Io mi trovo in questa maniera qui, vedete, entro di nuovo nello stesso punto, lavoro una maglia bassa e metto un marcapunti. Adesso in ogni riga, vedete, corrispondente, lavoriamo una maglia bassa. Dove abbiamo la riga di punto finto nocciolino, una maglia bassa, dove abbiamo la riga di maglie basse, una maglia bassa. Basterà, guardate, che allarghiate il lavoro
e ovviamente ci sarà più visibilità per entrare nelle righe. E dobbiamo proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare di nuovo al marcapunti. Quando arriviamo negli angoli, in ogni angolo, quindi sulla prima maglia bassa da questo lato e sull'ultima da quest'altro lato, lavoreremo 2 maglie basse e faremo la stessa cosa anche da quest'altro lato. Quindi andate a proseguire fino al marcapunti. Arrivati al marcapunti, togliamo ovviamente il marcapunti, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa. Lasciamo una codina che poi chiaramente sfrutteremo per andare a cucire una parte della borsa. Mi trovo così, vedete, salto questo punto, entro in quello dopo e vado a ricreare la maglia in modo che non ci sia, vedete, scalino. Entro di nuovo in questo punto dove sono fuoriuscita e vado a chiudere. E questa codina la sfrutteremo ovviamente per cucire. A questo punto, guardate, non mi resta che andare a ripiegare la borsa. Ora io devo piegare la borsa prima da un lato, quindi questo lato, vedete, sulla parte superiore lo stendiamo bene, quindi piegate in modo, guardate, che qui ci sia la punta, e vado ad aiutarmi con una pinza, perché poi dopo ovviamente gli daremo una forma. Questo, vedete, l'ho ripiegato verso l'alto, e quindi questo lo vado a ripiegare verso il basso, quindi voi dovete fare alla stessa maniera, vedete? Quindi dovete creare un triangolo. Mi aiuto sempre con una pinza e poi quest'altra parte centrale, che sarà l'altro triangolo, vado a ripiegarla in questa maniera qui. Sistematela ovviamente, perché magari quando posizionate le pinze vedete che non combacia, ma la borsa deve combaciare per forza. Adesso, per aiutarvi, guardate, cercate di fissare il pannello in modo che le righe di econocciolina da una parte e dall'altra combacino. Quindi io che cosa faccio? Faccio in questa maniera qui, cerco di farle combaciare e metto dei marcapunti, ok? Quindi mi aiuto con dei marcapunti in modo che sono sicuro. Possiamo anche contare, ovviamente, per essere ancora più precise, però prima di andare a cucire fate questa operazione, perché così sicuramente non commettete nessun tipo di errore. Ed ecco, quindi io qui, vedete, ho fissato benissimo questa parte. Ora anche qui, vedete, dove ho la parte delle maglie basse, quindi non ho il punto con nocciolina, vado a fissare. Adesso giro e devo fare la stessa cosa anche con quest'altra parte. Quindi non vi preoccupate se magari quando avete sistemato la borsa non vi trovate, dovete fare un pochino così, tranquille. Nel mio caso è dovuto al filato che tira un pochino. Ora anche qui, guardate, stessa cosa, qui abbiamo il punto con nocciolina e dobbiamo fare in modo che combacino. Quindi io metto il marcapunti in modo che le righe combacino, vedete? Deve sembrare una linea continua. Se avete dubbi, controllate bene. Ecco qui, vedete? Quindi si vede se la linea è continua oppure no. Stessa cosa facciamo qui. In questa maniera il lavoro viene lineare e viene molto carino. E vado a fissare. Adesso guardate, io con un filo vado ad inserirmi qui, dopo ovviamente vado a saldare questa codina, entro qui, è proprio per fissare, vedete, il filo, altrimenti scappa via mentre vado a cucire, entro di nuovo nello stesso punto e adesso vado a cucire. Ora togliamo i marcapunti man mano, vedete, dove ho il filo nei lati entro e vado di fronte. Qui ho il filo, entro
e vado a cucire di fronte. Stessa cosa da quest'altra parte. E risulterà, vedete, questa lavorazione, cioè questo cordoncino, vedete, di cucitura che a me piace tanto. Ovviamente se avete una preferenza per quanto riguarda il cucire, fate insomma come preferite, non c'è una regola. Se non vi dovesse piacere questo sistema potete anche fare diversamente, andare a cucire magari al rovescio, se non vi piace che si veda questo bordo in rilievo. Io adesso vado a proseguire fino ad arrivare alla fine, dove abbiamo l'ultimo marcapunti, lo togliamo ed entriamo per fissare. Adesso vado a fermare, vedete, la lavorazione, entro di nuovo sul retro, quindi come se tornassi indietro, vado di nuovo sul davanti ed entro di nuovo sullo stesso punto. Quindi vedete, andiamo a fermare bene bene in questa maniera qui. E poi dobbiamo andare chiaramente a bloccare il filo all'interno del lavoro, quindi entriamo di nuovo così, quindi fissate proprio benissimo questo punto, entro all'interno e andiamo a nascondere la codina all'interno della lavorazione. Per la pattina mettiamo su 12 catenelle che in centimetri sono 7 centimetri, quindi avremo delle maglie basse dispari. Entriamo nell'anellino e in ogni anellino di questo andiamo a lavorare una maglia bassa. Dobbiamo praticamente andare a ripetere la stessa lavorazione del pannello della borsa, quindi prima riga di maglie basse e avremo un totale di 11 maglie basse, quindi maglie basse dispari. È importante, altrimenti poi non riuscirete a trovarvi con una maglia bassa iniziale e finale. Lavorata l'ultima maglia bassa, io porto già con me la codina, una catenella, giro il lavoro, nella prima maglia bassa una maglia bassa, filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico il filo, scarico prima un filo, poi due e poi due e maglia bassa in quello dopo. Di nuovo carico il filo, scarico prima un filo, poi due fili e poi altri due e nel prossimo maglia bassa. E ancora filo sull'uncinetto, entro all'interno, scarico prima un filo, poi due e di nuovo maglia bassa. E chiaramente poi dobbiamo semplicemente andare a proseguire fino a completare, vedete, tutta la nostra riga. E completiamo con una maglia bassa. Iniziamo sempre con una maglia bassa e terminiamo con una maglia bassa. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoreremo semplicemente una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga. Una volta che abbiamo completato, guardate, questo sarà il risultato. Io ho una lunghezza di circa 9 centimetri al lavoro terminato delle 3 righe. Adesso dobbiamo fare un giro tutto intorno, entriamo, guardate, dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa, la prima, e mettiamo un marcapunti e ne vado a lavorare ancora un'altra, quindi significa che ho lavorato 3 maglie basse nell'angolo, una maglia bassa qui al centro e qui, guardate, sull'altra maglia bassa lavoro altre 3 maglie basse, 1 2 e 3 e una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare all'altro angolo. Quando arriva alla fine, vedete, nell'ultima maglia bassa lavoro 1 2 e 3 maglie basse e di nuovo una maglia bassa in ognuno dei punti della riga e di nuovo qui sulla prima maglia bassa da questa parte
vado a lavorare di nuovo 3 maglie basse, quindi negli angoli lavoreremo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e di nuovo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare nell'altro dove abbiamo praticamente iniziato. A questo punto tolgo il marcapunti, lavoro una sola maglia bassa perché ho terminato, vedete, l'intera riga. Tagliamo la codina che andremo a cucire, e prima di andare a cucire, vedete, io vado a chiudere la lavorazione con un ago, entro in questa maniera e poi rientro di nuovo, vedete, da dove sono uscita, e così ho completato la mia pattina. Ovviamente, guardate, se poi volete andare a stendere la vostra pattina, io ho tagliato un pezzettino di feltro, vedete, che andrò a cucire sulla parte retro, e potete anche, ovviamente, prima di fare questo andare a rivestire. Quindi se non vi piace che si veda il feltro quando si apre la borsa, semplicemente voi lo andate a rivestire con del tessuto. Io, guardate, ho tagliato questo pezzo di tessuto che va ad abbinarsi benissimo al mio filato, e quindi prima di fare questo andrò a cucire questa parte al feltro e poi andrò a fissare sulla pattina. Ovviamente va cucito, ok? Potete usare questo filo di nylon, vedete, da 0,25 che si usa con un ago, con una cruna abbastanza sottile, e quindi la cucitura verrà bella resistente. A questo punto dobbiamo andare a cucire, semplicemente, guardate, io dove ho il taglio, quindi la punta del triangolo, vado ad appoggiare la borsa e inizio a cucire. È abbastanza semplice. Ovviamente voi andate magari a mettervi dei segni, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 su questa parte superiore, quindi potete fare 2, 4, questi centrali ve li appoggiate così e iniziamo a cucire. Quindi non è difficile, però chiaramente in video posso riuscire sempre meno rispetto a quando voi avete la lavorazione sul davanti. Quindi entro su quest'altro e vado ad agganciarmi dietro. Stessa cosa di qua, entro qua e vado ad agganciarmi dietro. Io ho anche già foderato la borsa, quindi un po' di tessuto all'interno. Di nuovo entro nei lati e vado ad agganciarmi, e quindi fissiamo, vedete, questa parte in punti di andata e ritorno. Una volta, guardate, che ho terminato la mia cucitura, ora vado a fissare, quindi a cucire, vedete, questa parte qui. Si può fare anche prima, io l'ho fatto dopo perché così ho la cucitura ben saldata, stendo bene bene la lavorazione e lo vado a cucire. Fatto questo, guardate, adesso guardate la pattina ovviamente come è rigida, e quando la andrò a posizionare anche, vedete, nei movimenti darà stabilità alla borsa. Questa opzione non è obbligatoria, ovviamente, è solo per farvi vedere un altro modo di poter irrigidire la pattina. A questo punto, guardate, per ultimare la pattina io vado a cucire praticamente prima sulla parte superiore centrale, e poi dopo, in base alla chiusura, andrò chiaramente poi a cucire l'altra parte sulla borsa. E questa è un'operazione ovviamente che potete fare sempre con il filo di nylon, quello da pesca. Ho realizzato poi, guardate, questo tipo di manico che non slabra perché all'interno, guardate, lo fissiamo in questa maniera qui. Io di questo manico ho fatto un tutorial, e nel tutorial vi faccio vedere anche come si può realizzare, ovviamente allungabile con una fibbietta. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio sempre e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.